Oggi abbiamo qua un esempio di carte dell'Ottocento che erano un disastro e poi De Filippi ha fatto il miracolo. L'abbiamo ripreso, grazie dottor Melovasi. Sì, nello specifico questo volume è molto interessante perché riguarda la topografia. Ha avuto il problema di essere aggredito da tarli che hanno fatto un banchetto non indifferente e purtroppo qualcuno aveva messo della pasta collante riempiendo i buchi, così sostanzialmente ci siamo ritrovati con un mattone unico che era il volume. Ed era anche per quello che il volume si era poi spaccato? Esatto, sì, si era spaccato anche perché i tarli avevano mangiato, fra virgolette, la braga, cioè la striscia di carta come questa che abbiamo messo, che collega le due incisioni, perché si tratta tutto di incisioni. Abbiamo una carta molto spessa e della carta ottocentesca la cosa che più ci aiuta forse è che era già carta di cellulosa, di pasta di cellulosa ricavata dagli alberi. Ecco, qua problemi abbiamo grandi, possiamo vederlo tranquillamente, l'opera del nostro tarlo come che ha scavato la nostra galleria. ecco. Adesso si vedono dei segni di tarlo. Dalle immagini Abbiamo c'è la situazione originaria da mettersi le mani nei capelli che non ho. sì, li fa ricrescere proprio. Abbiamo aperto, rimuovendo col bisturi lo spessore della pasta che avevano inizialmente restaurato e fissato semplicemente per non perdere i pezzi. E poi mi ha Questo detto è che ha stata anche richiesta rimesso assieme il libro per riuscire di nuovo ad averlo. Ecco, il problema grande è che c'era uno spessore incredibile di sostanza, infatti vediamo che la legatura è molto piena, molto compressa, quindi il libro era più alto di quasi 1 centimetro. Allora bisogna grattare la pasta, arrivare al livello della carta e ridurre ovviamente allo spessore di tutta quella carta che è stata aggiunta, perché le tavole chiaramente erano tutte sciolte. A questo punto abbiamo usato solo carta giapponese in modo tale da mantenere una neutralità del materiale utilizzato e ho sostituito la cucitura di tutti i quinterni dal filo di canapa al filo di cotone per avere un materiale più sottile e quindi creare meno spessore possibile e poter riutilizzare la sua legatura. Quando parliamo tipica di carta neutra è perché le carte possono essere acide e quindi deperire, ma naturalmente no, noi cerchiamo di evitarlo e quindi usiamo delle carte. La carta giapponese, che è tipica del restauro, neutra, con collante reversibile. In questo caso ho usato la colla di farina miscelata al 60% con la tilose, la colla di cellulosa. In questo modo è sufficiente inumidire e si possono ritogliere. Abbiamo parlato di carte giapponesi e di carte acide. Certo. Si dica. Sono i grandi drammi della carta. Direi che la prossima volta possiamo magari eventualmente vedere tutto un ventaglio di carte e di possibilità. Perfetto. Grazie mille.